La medicina è sempre più basata sull'individuo e si evolve in maniera sempre più determinante sul concetto di paziente al centro. L'innovazione tecnologica è senza dubbio oggi un potente mezzo che mira ad intercettare in tempo reale i bisogni di salute ed elaborare dati in continuazione attraverso strumenti integrativi. Il Covid, che così duramente ci ha colpiti nell'ultimo anno e mezzo, ha però dimostrato che nuove tecnologie all'avanguardia possono essere uno strumento strategico di monitoraggio per contenere la diffusione del virus ed aiutare nella cura dei pazienti. I sistemi di ricerca e innovazione hanno risposto alla pandemia in modo decisivo, rapido e significativo, giocando un ruolo di primaria importanza nelle strategie nazionali ed internazionali di contrasto al virus. La pandemia ha dato inoltre una spinta importante anche all'interno della nostra azienda. Mi riferisco al generatore ad alto flusso jet EasyV per la ventilazione non invasiva, che richiede solo l'alimentazione da una fonte di ossigeno, e dalla relativa app creata a supporto degli operatori sanitari per facilitarne il setup. Altri progetti riguardano un sistema di economizzazione dell'ossigeno per il trattamento dei pazienti sottoposti a ventilazione non invasiva ed una gamma di materiali per la realizzazione degli impianti ospedalieri per la distribuzione dei gas medicinali. La collaborazione con i medici Giacomo Bellani ed Andrea Coppadoro della SST di Monza, Ospedale San Gerardo, e Silvana Mazzucchelli, Emiliano Petrò e Paolo Serboli del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, facente parte del gruppo San Donato e che per primi hanno impiegato i nuovi dispositivi sui pazienti critici affetti da Covid, ci ha permesso di sviluppare queste idee. Questi progetti ci terranno impegnati per i prossimi 3-4 anni, ma siamo certi che al termine di questo periodo potremo dire di aver fatto un nuovo e importante passo verso il futuro. Abbiamo vissuto proprio nell'epicentro dell'emergenza, a Bergamo, e per di più operando nell'ambito dei dispositivi per l'ossigenoterapia e per la ventilazione non invasiva, attrezzature strettamente necessarie per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Io e i miei collaboratori non ci siamo mai fermati e ritengo che sia stato il periodo della nostra vita in cui abbiamo lavorato di più in assoluto. 7 giorni su 7 senza pausa alcuna, con giornate senza fine trascorse in fabbrica a testa bassa. Sono stati mesi senza sosta, senza giorno e senza notte, per riuscire a rispondere alle richieste di tutti gli ospedali che erano in difficoltà. Siamo stati anche direttamente coinvolti nella realizzazione dell'ospedale da campo nei locali della Fiera di Bergamo, uno dei momenti più tragici ma anche espressione della grande solidarietà e capacità di sacrificio della nostra gente. Flowmeter si è occupato della realizzazione dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali e fornendo tutti i dispositivi necessari per la loro erogazione. Tutti noi eravamo a totale disposizione degli enti ospedalieri in forte crisi di flussimetri e di materiali per gli impianti di distribuzione dell'ossigeno. Una sorta di seconda linea, subito dopo quella dei medici, infermieri e operatori sanitari, e pronti a qualsiasi sforzo pur di dare loro l'aiuto necessario. Perché l'abbiamo fatto? Tutti noi abbiamo sentito il dovere di scendere in campo per aiutare a salvare quante più vite possibili e far finire al più presto una strage che vedevamo con i nostri occhi. Non potremo mai dimenticare le lunghe file di mezzi militari carichi delle bare di gente che fino ad un attimo prima era accanto a noi e alla quale nessuno ha potuto nemmeno offrire un degno saluto. Come dopo ogni guerra si tende a dimenticare, mentre sono convinto che dobbiamo invece ricordare tutto ciò che è accaduto. Perché, oltre all'immenso dolore, il Covid ci ha fatto vivere anche attimi di grande speranza e di vera solidarietà. Ripeto spesso in silenzio la citazione: sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie. 1 anno e mezzo fa sono stati innumerevoli gli episodi dall'umanità stupefacente e io stesso potrei raccontarne parecchi. E concludo questi miei pensieri con Never give up, ovvero, come dicevano da queste parti i nostri nonni, mola mia. L'evoluzione dei dispositivi medici deve seguire costantemente quella del mondo della sanità, oggi certamente più evoluto rispetto ad un recente passato, e proprio per questa ragione una sinergia tra le parti, ovvero fabbricanti e medici, è l'unica strada da seguire. Questo permette di poter offrire fin dal lancio sul mercato prodotti che soddisfano pienamente le aspettative funzionali,
oltre che garantire caratteristiche di sicurezza ben più marcate rispetto ai prodotti del passato, seppur realizzati in accordo agli standard internazionali e alle direttive dei vari Stati. È praticamente cambiato l'approccio al prodotto. Non è più l'azienda che fa adeguare i medici alle condizioni di utilizzo, ma l'esatto contrario.